Ciao a tutti, come far colpo sul segno del cancro? Allora, il segno del cancro va dal 22 giugno al 22 luglio circa, cioè il Sole attraversa il segno del cancro in questo periodo. Però è più che il Sole è la Luna che rende le persone del cancro propensi ad amplificare, a viversi fortemente le emozioni, anche se molti poi le comprimono proprio perché questo vissuto forte emotivo le comprimono attraverso l'iperlogicità. Ed è proprio l'iperlogicità che dà la stabilità al seno del cancro e lo spinge ad apprezzare il focolare domestico, il nido familiare, la famiglia. Infatti il seno del cancro si sente sicuro soltanto se è, diciamo, inserito in un contesto familiare, cioè se ha famiglia, se ha figli. E come far colpo sul segno del cancro? Allora, il segno del cancro ha anche un'altra caratteristica di essere un po' vanitoso, vanitosa, per cui è molto sensibile alle avance di quelli che sanno approfittare di questa caratteristica e diciamo di chi sa dare e togliere dal punto di vista della vanità del cancro, di chi sa portarlo alle stelle e poi tra virgolette, fargli vivere la tensione che potrebbe ricadere nelle stalle e quindi lui, il segno del cancro, cerca di, diciamo, di tirarsi su e quindi si coinvolge. Teniamo presente poi che la parte logica del segno del cancro fa sì che questo segno sia anche particolarmente attento alla stabilità e alla sicurezza economica, alla sicurezza materiale. Per cui una persona che in qualche modo gli dimostra di avere, di possedere una stabilità economica, una stabilità materiale, può avere un grande ascendente sul segno del cancro, non per opportunismo, ma proprio perché si sente, diciamo, si sente in qualche modo il bisogno di sicurezza viene in qualche modo soddisfatto. Da un punto di vista sentimentale affettivo, poi dobbiamo dire che il segno del cancro è anche sensibile, comunque una forte sensibilità, è anche un segno riservato. Se è innamorato o se è coinvolto è anche fedele, altrimenti potrebbe non essere poi così fedele. Diciamo che questo bisogno, diciamo, di protezione, tra virgolette, questo bisogno di essere, di proteggere, di essere protetto, perché poi dipende un po' dall'imprinting vissuto, però i segni del cancro che hanno vissuto un imprinting materno vanno anche alla ricerca di persone da proteggere, sono anche un po' possessivi da questo punto di vista, perché ti offrono le soluzioni ai problemi, ma diciamo queste cose comportano il fatto che poi entra un po' nella tua vita, è un po', potremmo dire, il segno del cancro da un certo punto di vista invasivo, invadente, diciamo, vuole comandare un po' ogni tanto, avere il controllo della situazione, ecco il principio del condizionamento. Teniamo presente che il condizionamento, se uno vuole somministrare agli altri, è perché l'ha vissuto e quindi poi si aggancerà anche a persone che lo condizioneranno. Quindi condizionare il segno del cancro lo tieni legato a delle situazioni. Altra cosa da fare è questa emozione nascosta, diciamo così, che però è alle radici del segno del cancro, fa sì che le sorprese, diciamo, le cose inaspettate sono quelle che fanno presa sulla parte emotiva del cancro, che lo rende, diciamo, più vulnerabile da un punto di vista emotivo. Questa sensibilità
fa sì anche comunque che il segno del cancro talvolta sia un po', eh, abbia un po' degli sbalzi d'umore, passi un po' da una parte all'altra, insomma, perché in lui o in lei albergano queste due esigenze, l'esigenza di, diciamo, di romanticismo e l'esigenza di affidabilità, che spesso sono contrastanti. Il cancro comunque si aggancia anche molto a pelle, quindi persone che hanno anche un approccio molto diretto e che sanno prenderlo, tutto sommato, prenderla anche proprio da un punto di vista della chimica, dell'attrazione chimica. Ecco, queste sono le cose principali da fare se vuoi far colpo sul segno del cancro. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, iscriviti al canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!